Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo del menù in Italia. Com'è fatto un menù in Italia? Com'è composto? Parliamo di questo perché ho ricevuto un messaggio tempo fa da parte di una studentessa che mi ha chiesto proprio di spiegare come funziona il mangiare qui in Italia. Vi leggo quello che ha scritto. Sai, una cosa che può sembrare molto semplice, ma che per noi latinoamericani è veramente difficile da capire, è come si mangia da voi, cos'è il primo, il secondo, i contorni, eccetera. Forse potresti fare un piccolo video su questo. Ed eccoci qui oggi a parlare proprio di questo, quindi grazie per il messaggio e per il suggerimento. Allora, partiamo subito dalla suddivisione di un pasto tradizionale. Lo commentiamo un po' insieme e poi alla fine ho anche un paio di consigli di lettura da darvi. Allora, un pasto tradizionale in Italia è formato da antipasto, primo, secondo con contorno, dolce, frutta, caffè, ammazzacaffè. Vediamo ogni singolo componente del pasto. Cominciamo dall'antipasto. L'antipasto è qualcosa che si mangia in apertura del pasto ed è qualcosa che dovrebbe stimolare l'appetito, un po' come un aperitivo, se vogliamo. Si tratta spesso di salumi, formaggi, verdure sott'olio o verdure grigliate, bruschette, olive. Non so se avete in mente un tagliere. Che cos'è un tagliere, no? Un vassoio di legno con tutti i salumi, formaggi, olive, verdure sott'olio, eccetera. Quello è tipicamente un antipasto. Poi il primo è a base di carboidrati. Può essere un piatto di pasta, può essere un risotto, possono essere gli gnocchi, può essere una zuppa o una minestra. Il primo resta comunque una portata indipendente, che viene subito dopo l'antipasto e prima del secondo. Quindi tutte queste portate non vengono portate al tavolo insieme, ma ognuna ha il suo momento preciso. Quindi il primo è il momento dei carboidrati. A seguire abbiamo il secondo. Il secondo invece è a base di proteine e quindi il secondo può essere a base di carne o a base di pesce. Un secondo può essere a base di uova, può essere a base di formaggi, quindi non necessariamente proteine animali, ma anche proteine vegetali. Però il secondo è a base di proteine in generale. Ad accompagnare il secondo di proteine c'è sempre un contorno di verdure o patate. Il contorno può anche essere un'insalata. Il contorno arriva con il secondo. Quindi diciamo che è un'altra portata, ma è contemporanea al secondo. È interessante anche come viene servito il contorno. Il contorno resta nel suo piatto, non viene mischiato insieme al secondo. Per esempio, se andate in un ristorante, prendete un secondo di carne e un contorno di verdure, la carne sarà su un piatto e la verdura sarà su un altro piatto. Poi per concludere c'è il dolce, un dolce che chiamiamo anche dessert, poi la frutta, volendo, e poi infine il caffè. A fine pasto si tratta di un caffè espresso, se si è al ristorante, oppure della moka, della caffettiera, se si è a casa. Volendo, dopo il caffè ci può anche essere l'ammazzacaffè, che sarebbe il bicchierino di amaro digestivo, il liquore per digerire. Si chiama comunemente, scherzosamente, ammazzacaffè. Credo che il nome derivi dal fatto che appunto il liquore ammazza il sapore del caffè in bocca e quindi per questo l'amaro digestivo a fine pasto viene scherzosamente chiamato ammazzacaffè. E questa quindi è la sequenza tipica di portate di un pasto tradizionale. Sono sicura che vi starete chiedendo: ma mangiate tutti i giorni così? No,
tutti i giorni non è possibile, perché comunque preparare un pasto del genere con tutte queste portate richiede molto tempo e il ritmo della vita moderna non lo permette. Quindi questa suddivisione tradizionale del pasto la trovate sicuramente nei ristoranti, perché i menù sono organizzati così nei ristoranti, nelle trattorie, e nei momenti speciali, nelle occasioni speciali, come per esempio i matrimoni. I matrimoni sono l'esempio migliore che io possa farvi di un momento collettivo in cui il pasto tradizionale viene presentato con tutte queste portate, anzi anche di più, perché durante i matrimoni si tende ad offrire agli ospiti, agli invitati, 2 primi e 2 secondi. Ci sono delle portate doppie. Quindi diciamo che il fatto di mantenere questa struttura del pasto per le occasioni importanti ci fa capire che comunque il pasto a portate così strutturato è un riferimento culturale molto forte, perché è quasi un rito. Mi sono appuntata alla definizione di rito che dà la Treccani. Il rito è un insieme di comportamenti ripetitivi costituiti da azioni, parole e gesti dotati di un valore simbolico, il cui significato è comprensibile per la comunità o almeno per qualcuno dei partecipanti. Essi rafforzano la solidarietà del gruppo, sono spesso momenti in cui si affermano i valori che uniscono una comunità. Quindi possiamo pensare proprio al pasto tradizionale così suddiviso proprio come un rito vero e proprio. Non è una cosa recentissima, perché possiamo in qualche modo tracciare una storia del pasto andando indietro nel tempo fino alla Roma imperiale, dove già a quel tempo i banchetti romani prevedevano più momenti. Il primo momento chiamato gustazio, che erano antipasti e aperitivi, poi c'era la prima mensa, i piatti principali, e la seconda mensa, dolci e frutta. Mi sono appuntata che l'idea era sia di ordine pratico, quindi servire cibi nella sequenza più adatta alla digestione, sia di prestigio, perché un banchetto lungo e variegato era segno di ricchezza e potere. La struttura moderna, antipasto, primo, secondo, con contorno, dolce, frutta e caffè, così come la conosciamo anche oggi, si diffonde nell'Ottocento ed era una moda che venne introdotta in realtà in Francia tra il XVII e il XVIII secolo, che si chiamava service à la russe, quindi servizio alla russa, quindi non era neanche una moda francese, ma veniva dalla Russia, era stata importata dalla Russia, che era sostanzialmente il servizio in sequenza e non i piatti tutti insieme, come invece si faceva nel Medioevo, perché i banchetti del Medioevo e del Rinascimento erano proprio caratterizzati da tutto il cibo portato nello stesso momento. Quindi anche se pensate ai film sul Medioevo, sono sempre rappresentati questi banchetti, questi tavoli lunghissimi con tutto il cibo sopra. E poi, proseguendo nel tempo, nel Novecento, la suddivisione in portate diventa in Italia la norma, soprattutto nel mondo del turismo e della ristorazione e degli eventi, aggiungerei io, anche se poi nella vita quotidiana appunto si mangiava e si mangia tuttora più semplicemente. Come vi ho anticipato all'inizio, vorrei concludere questa nostra chiacchierata con 2 consigli di lettura. Il primo libro che vi consiglio è questo, A che ora si mangia di Alessandro Barbero, che parla nello specifico di come sono cambiati gli orari dei pasti. È molto interessante. La realtà è che gli orari dei pasti sono una costruzione culturale e cambiano non solo da un paese all'altro, ma da una classe sociale all'altra e anche da un'epoca all'altra. E infatti una cosa di cui vi stupite spesso è che, per esempio, noi mangiamo tardi, no? Sia per il pranzo che per la cena. Tendiamo a pranzare anche verso l'1:30, le 2 del pomeriggio e poi a cenare anche verso le 8:30, 9 di sera, e per molti è tardi. Mi ricordo che quando vivevo in Norvegia cenavamo quando tornavo da scuola
Io uscivo da scuola alle 3 del pomeriggio, sono andata al liceo lì per un anno, tornavo a casa, erano le 4, tra le 4 e le 4 e mezza del pomeriggio si cenava. È stato per me veramente veramente difficile, essendo abituata ovviamente ai nostri orari qui, no? Poi il secondo consiglio di lettura è questo, La cucina italiana di Alberto Capatti e Massimo Montanari. È molto interessante, questo diciamo è un saggio sulla cucina italiana, storia di una cultura, quindi come il cibo e la cultura siano in realtà un po' la stessa cosa qui in Italia, perché questo libro parla della cucina italiana. Questo è tutto per la chiacchierata di oggi, grazie mille per aver guardato questo video e io vi do appuntamento al prossimo. A presto, ciao!